La vitamina C è una vitamina essenziale. Essenziale significa che è una vitamina che noi dobbiamo assumere dall'esterno in quanto non siamo in grado di produrla. Fra tutte le vitamine idrosolubili è l'unica vitamina ad essere essenziale, quindi deve essere necessariamente garantito il suo apporto giornaliero ed è una vitamina fondamentale per il benessere corporeo e tutti quanti dovremmo imparare a conoscerla e a utilizzarla nel modo migliore al fine di garantirci i migliori, i suoi notevoli benefici e i migliori benefici che la vitamina può dare, in quanto la vitamina C, il cui nome chimico è acido ascorbico, svolge molte importanti funzioni all'interno del nostro organismo. Prima di tutto la vitamina C è un potentissimo antiossidante che protegge le cellule del nostro organismo dai danni determinati dai radicali liberi, quindi la prima cosa che dobbiamo focalizzare è che la vitamina C è essenziale, che svolge molteplici funzioni e che ha una potente azione antiossidante proteggendoci dai radicali liberi. Inoltre la vitamina C è fondamentale in particolar modo per assumere il ferro non eme, cioè il ferro che non deriva dalla carne, dal pesce, cioè di origine animale, ma quello che arriva di origine vegetale. Infatti questo ferro eme solo in presenza di vitamina C non viene trasformato praticamente in ione ferroso ossidato e quindi ne permette l'assorbimento. Inoltre potenzia le difese immunitarie. La vitamina C è fondamentale, lo abbiamo ripetuto più volte, per stimolare la sintesi, la produzione del collagene, in quanto va ad attivare quell'enzima idrossilasi che va a determinare la trasformazione della prolina in idrossiprolina, attivando la formazione dell'elica del collagene. La vitamina C inoltre favorisce il metabolismo del colesterolo. Sappiamo che la vitamina C ha un'importantissima, e per questo è stata scoperta, un'importantissima azione antiemorragica e cicatrizzante. Infatti molte volte quando vediamo quei pazienti che sanguinano le gengive o che hanno problemi praticamente di emorragia, dobbiamo incominciare a pensare a una possibile carenza di vitamina C. Inoltre praticamente interviene in tantissime reazioni metaboliche dell'organismo e inoltre migliora l'assorbimento di numerosi militari, accelerando l'eliminazione dei metalli tossici dai nostri tessuti. Ancora, la vitamina C è un potente tonico generale dell'organismo e soprattutto stimola la funzione del sistema immunitario. Inoltre, la vitamina C viene ampiamente consigliata, oltre che per l'azione antiossidante, proprio per l'azione anti-invecchiamento, impedendo proprio praticamente la degenerazione dei tessuti ad opera dei radicali liberi, e quindi diventa questo potentissimo agente antiossidante che per noi è fondamentale per ridurre l'invecchiamento, anche perché non agisce da sola, essa agisce stimolando la sintesi di vitamine importanti antiossidanti come la vitamina E, che è un'altra vitamina praticamente importante per il nostro organismo, e ci preserva anche dall'ossidazione della stessa vitamina E anche dell'acido folico. Pertanto una carenza praticamente di vitamina C all'interno del nostro organismo non porta solo una perdita di vitamina C, ma anche di vitamina E e di acido folico. Quindi capiamo bene quanto sia importante questo acido ascorbico, importante per la sintesi del collagene, ripetiamo, per la rimarginazione e cicatrizzazione delle ferite, per svolgere un'azione antiemorragica. Inoltre interviene quella che è nello stress, in quanto stimola la trasmissione di impulsi nervosi e delle catecolamine e degli ormoni dello stress, agendo anche sulla corteccia surrenalica che interviene come azione antistress, antifatica e dà uno stimolo generale a livello fisico e mentale. Sappiamo che gli ormoni surrenalici sono degli antidepressivi. Inoltre
agisce direttamente sui vasi sanguigni a livello endoteliale e questo è considerato un elemento importantissimo. Infatti alcuni autori consigliano di assumere vitamina C in quantità importante proprio perché è riparatrice dell'endotelio dei vasi sanguigni. Addirittura qualcuno ipotizza anche che la vitamina C con la sua funzione antiossidante sia fondamentale praticamente nella riparazione del DNA e quindi un antitumorale. Questo lo diceva il grande Pauling nella medicina ortomolecolare, in cui consigliava le assunzioni di alti livelli di vitamina C che noi possiamo assumere livelli altissimi rispetto al VNR, al valore nutrizionale di riferimento, perché la vitamina C, essendo una vitamina idrosolubile, non ha il problema delle liposolubili che vengono accumulate nel fegato e nel grasso, ma viene eliminata praticamente con le urine e quindi la vitamina C, che favorisce anche l'eliminazione del colesterolo oltre alla riparazione del tessuto endoteliale dei vasi, svolge un'azione anti-ostruzione delle nostre arterie, combattendo quindi l'arteriosclerosi e quindi la vitamina C è importantissima dal punto di vista della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Qualcuno ipotizza praticamente che ha lo stesso valore che hanno gli omega 3 e la vitamina D. Inoltre sembrerebbe addirittura che alte dosi di vitamina C possono espletare un effetto vasodilatatore nei soggetti già affetti da arteriosclerosi e che presentano fenomeni anginosi, oppure addirittura uno scompenso cardiaco congestizio o quadri di ipercolesterolemia e ipertensione. Inoltre quindi questa vitamina C, oltre a queste azioni cardiovascolari, riduce l'assorbimento dei grassi perché tende a formare una sorta di gel che ingloba nel suo interno una certa quantità di grassi trasportandoli all'esterno con le feci. Ancora va ricordata l'importanza della vitamina C nei soggetti fumatori, nei fumatori nei quali praticamente chi fuma circa 20 sigarette, un pacchetto di sigarette al giorno, abbiamo praticamente che ha un grande consumo di vitamina C, dal 30 al 40% di vitamina C in meno perché la consuma, e quindi assumere vitamina C da parte dei soggetti fumatori tende a prevenire questa usura, questa perdita, questa deplezione di vitamina C che loro avviene. La vitamina C, lo torniamo sempre a ricordare, oltre agli antinfiammatori viene praticamente consigliata nei prodotti farmaceutici o da banco per il trattamento dei raffreddori, dell'influenza, e la sua assunzione infatti che cosa fa? Determina quell'aumento degli anticorpi potenziando le difese dell'organismo contro le infezioni, in particolar modo, guarda, il raffreddore e le infezioni virali. Un altro effetto, quello che già accennavamo con Pauling, è che la vitamina C sembra essere coinvolta nella protezione contro i tumori e qualcuno appunto ha consigliato l'assunzione di acido ascorbico associato con bicarbonato di potassio per formare l'ascorbato di potassio che veicola attraverso il potassio intracellulare l'ascorbato, la vitamina C a livello cellulare, che con la sua funzione antiossidante sembrerebbe prevenire praticamente con le proprietà antiossidanti riducendo i radicali liberi che possono andare a danneggiare il DNA, quindi riduce i radicali liberi intracellulari che possono danneggiare il DNA. E quindi la vitamina C svolge questa azione importantissima contro particolari tipi di radicali liberi che adesso non vi sto a descrivere. E come la vitamina C sembrerebbe importantissima in questa azione la quercetina, che è molto importante. Quindi questa azione della vitamina C contro i tumori diventa importantissima. Ultima cosa che voglio ricordare praticamente è che la vitamina C serve anche a favorire la mineralizzazione delle ossa e dei tessuti duri del dente, protegge anche dall'insorgenza della cataratta, interviene nell'utilizzo dei carboidrati, nella sintesi dei grassi e delle proteine. Serve a prevenire l'acne, a mantenere compatta e senza macchie la pelle, previene i dolori articolari, mantiene tonici i vasi sanguigni e capillari, previene la formazione di lividi e coperosi, e noi li consigliamo quando facciamo filler labbra insieme associato al collagene, accelera la cicatrizzazione delle ferite, previene l'insorgere di malattie infettive, agisce contro gli antinquinanti, praticamente ci protegge dalla cataratta e agisce praticamente in modo positivo contro
dentro praticamente tutti i fattori di stress. Penso così di avervi dato una grande carrellata di informazioni su questa vitamina C che torno a ripetere, è una vitamina essenziale, in particolar modo l'unica tra le vitamine idrosolubili come il complesso B, la vitamina C, è invece praticamente essenziale, le B invece siamo in grado di produrre, la vitamina C però non ha un'azione esclusiva legata a se stessa, ma stimola altre vitamine come la vitamina E protegge praticamente dall'ossidazione l'acido folico e quindi agisce in modo ampliato, favorisce inoltre l'assorbimento di un minerale importante come il ferro e svolge un'azione praticamente antiradicali liberi che è una considerata tra le funzioni più importanti, antitumorale e antinfiammatoria, ma soprattutto a livello dei vasi svolge questa funzione protettiva sui vasi sia abbassando i livelli di colesterolo perché favorisce l'eliminazione e ne impedisce in parte la formazione e soprattutto perché protegge l'endotelio dei vasi ripristinando e correggendo e migliorando l'endotelio dei vasi. Con questo praticamente vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato esaustivo e ulteriori informazioni verranno dettagliate in articoli che pubblico sempre sul sito in accordo a quanto abbiamo detto. Grazie.